Lui è Conan Silveira, un ex fighter brasiliano con una lunga storia nel Brazilian Jiu-Jitsu e nelle MMA. Oggi coach e maestro di alcuni dei più grandi nomi del panorama mondiale. È il coach di Alessio Sakara e uno dei fondatori dell'American Top Team, considerata da molti la miglior palestra di MMA al mondo. Ma American Top Team non è solo una palestra dove ci si allena per combattere, è una famiglia, un ambiente dove si cresce, ci si costruisce, si lavora duro, ma sempre insieme. Conan non è solo un allenatore, è un punto di riferimento, uno di quelli che sanno tirare fuori il meglio dai propri atleti, dentro e fuori dalla gabbia. Durante il mio viaggio in America ho avuto la fortuna di entrare nel suo mondo, scambiare due parole con lui e adesso vi porto con me dentro quella chiacchierata. Che intanto è un piacere avere qua il capo della palestra più importante al mondo, American Top Team. Capo e fondatore dell'American Top Team. Ecco, volevo sapere qualche aneddoto su come è nata la palestra, quando nasce. Queria saber como nasceu a academia. A academia, o American Top Team nasceu, né, de um time lá de trás, lá de Miami Beach, da Silveira Brothers. La palestra è nata tantissimi anni fa, prima che nascesse l'American Top Team era dalla Accademia Silveira Brothers, che erano i fratelli Silveira, lui è il fratello. Ecco, una cosa che mi ha colpito, coach della palestra, è che c'è comunque un clima, una disciplina tra gli atleti nei confronti dei coach, cioè che è impressionante. Ele falou que uma coisa que ficou assustado no sentido é o clima que tem aqui de respeito e disciplina que tem todo aluno com o professor e o professor que tem com o aluno. Sim, seria uma maneira clara para ele entender, é o mesmo clima de respeito que existe no Vaticano. Aqui é o Vaticano do MMA. Lui dice qui è lo stesso clima tipo del Vaticano, nel Vaticano dell'MA nessuno deve essere sopra e nessuno deve essere sotto, tutti uguali siamo. E principalmente, sabe, que na harmonia, você vê que existe uma harmonia em tudo aqui. Sim. Tudo tem um horário, tudo tem uma combinação, tudo tem um porquê. Dice soprattutto l'armonia, se tu vedi qua tutti hanno un orario, c'è sempre tutti la stessa cosa e tutto quello che succede c'è sempre un perché deve essere fatto in questa maniera, quindi è tutto in armonia. Perché mi ha colpito la lezione che ci hai lasciato per partecipare ieri alla lezione dei ragazzi. Si vedevano proprio 40 ragazzi sul tatami, silenzio assoluto. Cioè Ele falou que ficou assustado quando ontem 40 pessoas no tatame ninguém falava, todo mundo calado. Isso na verdade é um comportamento normal, porque isso faz parte da cultura American Top Team, né? Quando você entra aqui, não importa o quanto de cinturões que você tem, a medalha que você tem, você é parte de uma família. Então, você sendo parte dessa família, existe esse respeito, existe essa consideração. Ok, lui dice quello che avevo anticipato ieri io, dice qui quando stai qua dentro non importa quante cinture hai vinto o quante medaglie hai vinto, tu qua fai parte di una famiglia, quindi stai allo stesso livello di tutti quanti. Ecco perché questa cosa è una cosa tipica dell'American Top Team, che qui è famiglia proprio, non interessa quanto sei forte. Infatti è successo in passato, no? Qualche caso di ragazzo che si è un po' montato la testa, che arriva a prendere la cintura. Che succede in quel caso? Quando uno arriva ad essere un po' troppo egocentrico. Ele falou que aconteceu às vezes no passado, eu acho que ele está falando do Corbett, não sei, que quando chega no cinturão o ego fica muito grande. O que acontece quando alguma pessoa fica muito grande de ego? Provavelmente eles não estão mais aqui. Probabilmente non stanno più qua. Non saranno più qua. Cioè non importa a che livello sono di guadagno, di cintura, di tornei. Ele tá falando, você não quer saber quanto ganha as pessoas o cinturão? Não. O que acontece? Toda vez que você chega a esse nível alto de um cinturão de campeão, o mais importante é você lembrar quem é você na realidade e quem te ajudou, quem está com você. Quando você esquece isso, come eu disse antes, provavelmente você não vai estar mais aqui. E dice, quando tu arrivi, tu non ti devi mai scordare il perché, chi sei te e chi ti ci ha fatto arrivare. Quindi il giorno che tu ti scordi che chi ti ha fatto arrivare ad essere il campione, probabilmente già tu non fai più parte di questo team. Però coach, non ti sembra una perdita magari a livello di immagine o a livello di
economico per la palestra cacciare via? Ele está falando, não pode ser uma perdita de imagem ou uma perdita de dinheiro para a academia? De forma alguma, ninguém, nenhum título, nenhum campeão vem acima do time. Ha detto nessuno, di forma nessuna, cioè in nessun modo, nessun campione verrà sempre avanti al team. Come vi siete conosciuti tu e Alessio? La prima volta, il primo ricordo di Alessio Come Sakara. a gente si conosceva. De outras vidas. E lui pensa di un'altra vita, e lui pensa un'altra vita già, di un'altra vita. A gente é tão junto que a gente se encontrou nessa aqui outra vez. Dice siamo talmente attaccati, siamo talmente attaccati che sicuramente nell'altra vita stavamo insieme e in questa pure ci siamo rincontrati. Bello, invece la prima volta che vi siete visti a livello di... Na outra academia. A primeira vez que a gente se viu de verdade. Foi na academia da antiga, lá da Johnson, Johnson. tem 15 anos, 12 anos. 15 Final anos. de 2006. Isso. Final de 2006. Mas aqui, como o Saki é como se fosse meu filho mais velho. Lui dice, vabbè, sai che è come se fosse il figlio più vecchio, il più grande. Io come se sono un figlio più maggiore di tutti gli altri. Sono un figlio per lui, sì. Quindi lo so. Bello, cazzo. Saki Silveira. Sai chi Silveira, sai chi Silveira, Vi allenate ogni tanto insieme o vi siete allenati insieme Sì, qualche volta? ele tá falando se ci siamo allenati insieme, se a gente treinou junto. Sì, a gente treinou, sì, noi ci siamo allenati e il maestro doveva fare l'ultimo combattimento. E noi ci allenavamo insieme e poi c'è avuto un problema ai reni, c'è avuto un calcolo, lembra maestro? Un calcolo. E ci siamo allenati io, lui e Wilson Gouveia, ci allenavamo per il suo Esattamente. combattimento. Che lembra maestro che a gente corria, faceva un giro, faceva esattamente. jiu-jitsu. Ma sparring anche di striking? Si sfondava grande in pound all'altra palestra. Dall'altra palestra. Isso é privado, isso é È nosso, privato, né? è privato. E dico sta cosa. E delle volte io vedevo, è il maestro mio, no? Lui no, pusha o treno. Ok maestro, ma pusha o treno e non c'ha ground and pound. Sempre, lui diceva vai. E il giorno del taglio del peso c'è avuto un problema, i calcoli fortissimi ai reni, l'hanno portato in ospedale. Ecco, però ora sono curioso, Ale, come fare sparring col coach? Quando ti stringe devi mettere il pannolino a frauda ti scappa tutta le costole te fa dalla S1 no L1 com'è C1 alla L1 ti rocchia tutta la spina dorsale, pressione. Che bello, cavolo. Qual è l'obiettivo adesso dell'American Top Team? Cioè, qual è sempre stato l'obiettivo finale? Ele falou qual é o objetivo da América Top Team. O objetivo final não tem final. Non c'è ha detto qui non c'è finale. E obiettivo primeiro. Uma das coisas que todo mundo, quando entra aqui e olha os cinturões, na verdade não existe, sendo de uma maneira muito humilde, não existe um outro time, uma outra academia que tenha a quantidade de cinturões e a quantidade de campeões que a gente tem e já fez. Ok. Porém, isso não justifica a gente parar. Okay. Lui dice una volta che entri non c'è nessun team al mondo che ha tutte queste cinture, tutti questi trofei che abbiamo noi e tutti i campioni che abbiamo fatto e che ci sono e ci saranno, però ha detto questo non giustifica il fatto di fermarti, devi continuare sempre. Io direi che abbiamo già avuto un onore incredibile, grazie mille per il Grazie tempo. mille. Grazie per Tempo, il tutto tempo. quanto. Ultima domanda per adesso che Alessio combatte sì, per la sì, BKFC, visto che combatterà per la BKFC adesso, Ok. Alessio. Ok. Come vi state preparando? Aspetta. Oltre che essere allenatore, padre che dice con chi mi devo allenare e quello che devo fare, veniva con me, cioè io questa per dirti Conan Silveira, cioè no, tipo vabbè, io e Joshua o Giampaolo, Conan Silveira veniva con me con la macchina a parlare all'Hard Rock, a Miami Sud, per parlare di me e cercare di mettersi in mezzo, pazientando per far sì che oggi sto dentro al BKFC. Quindi se oggi sto ancora combattendo a mani nude, soprattutto per Conan che ci ha avuto pazienza. Vabbè, ringraziare anche Conan perché Sì. il legionario a 43 anni ancora sale sul ring a fare Eu tô cazzo falando a o que mani você nude. fez pra mim, pra gente entrar agora no Big Família. BKFC. Família. Famiglia. Come lo vedi per il pro? Si sta preparando bene? Sim, Tô sempre. treinando. Ok, perfetto. No, Coach, sempre. grazie mille, Grazie mille. è stato un onore. Grazie mille. Grazie Ale. Os. Os. Os.
E datemi un abbraccio. Abbraccio, datemi un abbraccio.